Siamo qui alla serata di pugilato Roma Unboxing Night, dove ci saranno tantissimi incontri professionistici, ce ne sono stati prima incontri di dilettanti anche interessanti, e quello che vi volevamo far vedere è come a Roma un'altra serata di pugilato carina, divertente, vicino al mare, perché siamo a Ostia, al Pala Field Jam, dove di solito qui c'è il karate, c'è la lotta e tutto quanto. Questa sera ospita il pugilato. Se volete vedere il dietro le quinte, tutto quello che c'è nel mondo del pugilato, rimanete. Scuola di botte e meniamo tutti, i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci. Adesso entriamo perché c'è tanta gente fuori che aspetta, però bisogna pure entrare. Passiamo di qua, facciamo la scorciatoia. E qui all'ingresso trovate sicurezza, le hostess, un sacco di gente. Ciao ragazzi. Ciao. E poi da qua si scende, andiamo sotto e come vedete il ring adesso è vuoto perché i match devono ancora incominciare, quelli chiamiamoli main event. Qui sotto vi farò vedere anche come funziona il dietro le quinte del pugilato. Una cosa importante, come dicevamo prima, è che esiste un dietro le quinte, esiste un posto da dove escono gli atleti e quasi nessuno sa che cosa succede dietro le quinte, perché quando l'atleta esce da qui ha già fatto un ciclo lunghissimo. Certo, è arrivato già ore prima. È arrivato ore prima, si è rilassato, si è scaldato, ha fatto la visita, si è fatto una doccia, è andato al bagno, ma cosa più importante, bendaggio, riscaldamento e concentrazione. Concentrazione prima del match. Perché c'è tanta tensione prima del match e quando si affacciano qua e vedono il ring, una delle cose più problematiche è subito entrare in fase col ring. Sì, sì, sì. Adesso vi facciamo vedere il percorso al contrario. Questa è la passerella per arrivare al ring, noi dalla passerella del ring, dove qua tutte le persone vi guardano, telecamere, luci, eccetera eccetera, facciamo il processo contrario e vi portiamo negli inferi, gli spogliatoi, dove tutti si preparano, troverete praticamente gli atleti. E che atleti? E che atleti? Qua tutti bellocci, qui c'è il ragazzo delle luci. Ma se no non ci prendono, eh? No, se non siete belli non vi prendono, se non siete gli occhi azzurri non vi prendono. Prima mandi il book. E poi lo devi pure in passato sportivo. No, certo, quello. Diglielo quanti match hai fatto, te, che qua se pensa a questo gli è meno, poi invece non lo sanno. Allora, scendiamo sotto e andiamo a vedere. Man mano che si scende diventa tutto un po' più scuro. Qui, essendo patria della lotta e del karate, se guardate ci sono tutti i poster relativi a karate, lotta prima, tornei, manifestazioni e via dicendo. E qua, zona del controllo peso, dove te puoi pure scaldare, altri spogliatoi. Questa è la sala quella più grande dove si fanno le competizioni. Qui c'è il grande fratello di Mattia Faraoni. Anche lui pugile. Della serie mettiamo solo i belli, mettiamo il fratello di Mattia, Francesco. Che dici? Tutto bene. Come vedi il match stasera? Vedo un bel match, il brasiliano è un bell'atleta, molto tecnico, ha molta esperienza, quindi stasera ci sarà una grande serata. Quindi... Mani dure? Mani dure, ma poi è tecnico. Ho visto che c'è al 50% di KO. Sì, ma poi ho visto che c'è un sacco di match pure da dilettanti, tipo 180, quindi è uno che ha molta esperienza. Che infatti tanti pensano che l'età sia una cosa che ti penalizza. Invece a maggior ragione l'esempio come Giovanni Docet, certo. Nel senso più sei grande stai ancora sul pezzo. Ma pure io, cioè, pensano che non è vecchio, invece no. Lo sanno che è squartato e non sta come i normali cinquantenni se mangiano una bomba alla crema, quindi queste sono. No, io so dell'idea che più sono grandi di te più sono rischiosi, perché hanno la testa, l'esperienza, la consapevolezza anche. Infatti Giovanni è un esempio concreto di quello che noi stiamo dicendo, perché a 40 anni c'ha un fisico che neanche io ho, a 28 anni, quindi ti fa capire. E adesso entriamo nello spogliatoio di Mattia Faraoni. Qui si fa economia, io ho portato la luce però, che sfrutterete pure voi. Grazie. Qua stiamo così. Stiamo in economia. Guarda Italo quanto è bello. Posso fare un commento tecnico? Sì. A fregno. Guarda quanto sono belli questi tutti. Dico, c'è un tatuaggio nuovo dietro. O su tatu, ma è temporaneo questo. Temporaneo.
Ah, ma che roba è? È uno studio? È un segreto, lo annunceremo alla fine. Bravo, esatto. E adesso c'è la fase del bendaggio, il maestro sapientemente prepara il famoso bendaggio. Meglio è fatto e più fa male e più protegge la mano. Sempre prima la sinistra. Ci stanno varie routine che mi hanno insegnato i maestri. Sempre prima la sinistra si fa. Anche quando devi infilare il guantone, sempre prima il guantone sinistro. È scaramanzia. Era Massia di vecchia data. Poi Sergio Natale, grande maestro di pugilato, lui era molto superstizioso e quindi quando la gente saliva su ring metteva sempre prima il guantone sinistro. Se per caso qualcuno si azzardava a mettere quello destro si incazzava come una bestia. E non si combatteva più. No, gli rilevava tutto e ricominciava l'operazione da capo. E poi un'altra procedura che lui faceva, la borraccia dell'acqua la svuotava 3 volte e poi la portava. Questa non la sapevo proprio. Sono routine, Quella è una cosa, una scaramanzia a borraccia dell'acqua. 3 volte. Però a livello scientifico potrebbe avere un suo perché, levi i residui, È una i scaramanzia, batteri. Questa è la mano del cuore. Io il perché non lo so, però io faccio sempre la mano sinistra. Pileggi dice la mano del cuore. La mano del cuore questa. Però Pileggi c'ha la terza elementare, perciò. Questa è la mano del Io ho Ma è una portato scaramanzia che mi porta appresso. Io ho portato pure questa a cosa. la stessa cosa. nella kickboxing l'ho portato pure Raine, mi faccio fa prima la sinistra. sulla parte sinistra. Però posso dire una cosa, maestri troppo abbronzati fanno pensare che non hanno maestrato tanto sto periodo. atleti bianchi. Atleti bianchi. Ah, vabbè. Io c'ho il balcone grosso. No, l'ho detto pure ad Antonello e a Luca Alfieri che prima ci siamo incontrati nell'altra sala, che era la sala dove siamo stati tutto il tempo quando mi sono sentito male, cioè quando sono venuto a parlare loro dopo che mi ero sentito male, quindi un pochino la testa diceva, però con altra consapevolezza, con altro stato psicofisico. Noi abbiamo detto che così esorcizzi un po' il luogo, no? Esatto. Oggi combattendo scacci via Che poi è un sto palazzetto ricordo. stupendo, bellissimo. Che E quello- poi è affine con te perché è il palazzetto poi del karate, se ci Esatto, pensi. delle arti marziali, karate, judo e lotta, quindi la karateka. Ma Mattia si è sbiancato i denti comunque, eh? Sì. Ha fatto sporco Ho iniziato adesso. fluorescenti. Aspetta, ho iniziato adesso. Perché mi hanno dato il bite, quello devo fare a casa, ci devo dormire, sto 5 giorni su 15, pensa che diventa. Voglio essere come Luca Alfieri, bello, abbronzato, coi denti bianchi. Ciao, sono Cristian Di Silvio, ho 12 anni e sarò il nuovo campione del mondo della box. Adesso andiamo invece nello spogliatoio degli avversari, perché li tengono separati. Non puoi mettere il contendente e l'avversario, altrimenti c'è il rischio che litigano prima. Pugili di casa angolo rosso, pugili ospiti angolo blu. Così facciamo anche questo. Nonché spogliatoi separati. Certo. Questo essendo un palazzetto è molto molto grande. Ecco, qui ci sono gli avversari. Ciao. Tutto bene? Adesso amici, bene. Lui è l'avversario di Mattia Faraoni. Hamilton Ventura, Hamilton Ventura. Ventura o vencedor, vitorioso. Fattete in piedi. È bello alto, eh? É pelo assim, homem é grande. Dal Brasile. Brasília. Già ti sei scaldato? Hã? Warming. Sim, 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 sim. Già i bendaggi fatti. Tá ok, pronto pro fight. Ok. Lui ha molti più match di Mattia Faraoni e molta più esperienza, come dicevamo prima. sì. Perciò è un avversario secondo me temibile. Sim, sim. Vou pra cima, buscar sempre o objetivo, acertar e não tomar golpe, né? Ok. É isso. Sim. Ok. Grande. Graças. Grazie. Grazie. Oh, pum. E tu sei l'avversario di Giovanni De Carolis. Come ti chiami? Douglas Ataíde, Anche tu dal Brasile? São Paulo. San Paolo. Molto giovane. Facci vedere in piedi quanto. Vedi, pure lui è piazzato. How old are you? 31. Ah, 30. 30, ammazzato, sembra più giovane. É. Di più giovane. Venha buscar a vitória. 24, 25. Sembra. Yeah.
Guarda che è bello piazzato. Devo dire, avversari con le mani pesanti sembrano, Do Brasile. Loro si allenano insieme, ottimo. Ótimo. Grazie. Andiamo a buscare la vittoria. Grande. Buona fortuna, fratello. Buscare la vittoria. Buona fortuna, fratello. Brasil! Oh. Dalla sala centrale iniziano a chiamare i primi match professionistici. Dagli spogliatoi al ring è un attimo in alcuni casi, in altri bisogna camminare un pochetto, però guardate, il palazzetto si sta già riempiendo e sta diventando interessante, e dal punto di vista proprio tecnico, guardate, molto molto bello. Bellissimo evento. La Decarolis Promotion presenta Roma Boxing Show! Adesso si sta aprendo ufficialmente l'evento. Incontro valido per il titolo dell'Unione Europea tra i pesi welter Yanis e Pietro Rossetti. Rossetti questa sera farà il titolo. In più considerate che ci sono comunque dei match di rientro importanti, tra cui ovviamente quello di Mattia e quello di Giovanni. Questo è il match Loli Filippi, match che sarà molto combattuto perché sono tutti e due romani. Un match intenso, due forti pugili italiani che si affrontano ed è bellissimo che si affrontano fra italiani, no? È un derby questo. Certo. Boa sorte, fica em paz. Adesso questo è il momento quello di massimo relax, no? Perché devono un attimo rilassarsi. Adesso inizia la fase di riscaldamento vero e proprio. Fa strano rivedere Mattia con le scarpe da pugilato, eh? Da 2 anni non mi metto queste scarpe, quando ho vinto il titolo italiano con Versace e ho fatto la proposta di matrimonio a mia Alessia, a mia moglie. E queste sono pure le scarpe del matrimonio, le hai rimesse sotto al vestito. Proprio cioè, da quella notte non me le metto, era il 16 luglio 2021. Andiamo a abbracciare, tanto te ormai queste qua siamo a casa. È il sindaco. Bello, questo tutto elegante, bello vero. Mo adesso rimettete queste scarpe, l'abitudine, no? Tu stai sempre scalzo. Infatti stavo dicendo un minimo di scomodità perché mo devo mettere la conchiglia, questa no che protegge le anche, quindi tra questa che se devi andare al bagno sai con un po' di tensione spesso vai a fare la pipì è scomodo, togliete tutta l'imbracatura. Poi per mettersi queste scarpette in quarto d'ora molto meglio scalzo e con la conchiglia normale. Con la maglietta degli SDC, Evelina, mamma mia. Si è messa per l'evento, sapeva che ti piaceva, ha detto cosa mettiamo. Abbiamo conosciuto il tuo avversario. Ci abbiamo riso, scherzato, tranquillo. Sulle grazie, scherzato. È grossa, hai visto? No? Ma pure quell'altro, quello di De Carolis abbiamo visto. Bei fisici, sì. E c'ha proprio la mano imponente. Vabbè, sta a farti proprio. No, vabbè, io t'avviso. No, è simpaticone, quasi mi dispiace che gli devi menare forte. Nello sport ma devo menare. Vabbè, ma quelle sono botte sportive, che è proprio un'altra cosa. C'è la mano grossa, infatti c'è un sacco di match prima del limite vinti. La metà, più della metà ne ha vinti prima del limite. Più della metà l'ha vinti e di cui 13 per KO. Ma vabbè, me gratto perché si usa così. Scusate. Vabbè, tanto una cosa scaramantica l'ha fatta tutta. Quanto sinistro, borraccia a 3 volte, scarpa sinistra. Finito il match. Per capo. Come ha fatto? E mentre noi stavamo a aspettare, vedete, arrivano le notizie dal ring che magari è finito in anticipo un match e doveva durare invece un sacco di minuti. Poi quando ci sono dei KO pure abbastanza particolari e drammatici, vedete, c'è sempre una persona che fa da spoiler e arriva subito e te lo dice, in modo tale che, siccome sono anche compagni di palestra e di squadra, lo sappiano subito. Tu quando pensi che farai vedere il primo tuo match a tua figlia? Guarda, a parte c'è un problema pratico, mia figlia sta a 2000, quindi magari non si ferma un attimo, quindi, ma Alessia avrebbe già l'ansia, più
la pratica di dover gestire la sua vivacità, quindi anche quello è un problema pratico. Magari però deve combattere e rimane lì bloccata, no? Dice, vedi, mi pare. Mi fa piacere, col senno del poi vincendo, l'idea che stare su ring come sì, certo prima è una responsabilità in più. Ma lei l'ha già visto in video? Sì. E che ha detto? Papà che fa così papà. Adesso entriamo nel vivo e dietro alle quinte, vedete c'è tutta una fase di coordinazione dove decidono quando escono gli atleti, il momento esatto, perché si devono coordinare anche per la diretta televisiva. Questo vedete è il momento esatto in cui viene accompagnato proprio il pugile da dietro lo spogliatoio nel ring. Poi i resti si devono direttamente all'angolo, il pugile che è il protagonista si sottolinea all'angolo. Sì. Ovviamente ogni atleta sceglie la musica con cui entrare perché è quella che lo carica, che lo casa. Ecco, vedete, proprio questa è l'entrata vera e propria. Oh, ciao Carlo, tutto bene? Sì, siamo stati giù da Mattia. C'è da notare quante famiglie con bambini ci siano in questo evento di pugilato. Spesso non è così scontata come cosa. Assolutamente no. Perché vedere bambini, mamme, famiglie intere, spesso chi viene a vedere il pugilato è uomo, è maschio. Sì. Invece in questo caso con tutta la famiglia dici vengo e mi vedo questa manifestazione. Il bordo ring è praticamente pieno. Sì. E invece la platea, che è quella più economica, è stata scelta meno, perciò anche da questo punto di vista c'è stata una bella scelta. Ancora stiamo nei match di sottoglu, ancora sì, adesso piano piano si riempirà ancora. Poi guarda che come hanno investito bene sull'abbigliamento, no? Sì, vero. E fare scena anche quando si sale sul ring serve a tanto, perché certo, la gente è abituata a questo. Il colpo d'occhio anche è importante, insomma, il colpo d'occhio. L'1-2, dai! Braccio sinistro, parti, volevo il montante. Se ne si avvicina. Eccolo, lì ce l'hai, il montante destro pure c'hai, sia l'uno che l'altro. Ovviamente chi sta all'angolo cerca di dare le indicazioni nel minor tempo possibile e più recepibili possibili per l'avversario. Ancora! Resta basso. Vai Leo, 1-2. Via. Appena si abbassa, montante. Sinistro, prepara. Adesso, ancora, esci. Vai. Esci da lì per i colpi, 4 colpi, 4. Vai là, questo, così. Qua c'è anche lo striscione di Mattia Faraoni, perché il pubblico, i supporter, adesso questa è un'estremizzazione, però ognuno ha il suo pubblico e qui questa è la parte dove si mettono gli ultra di Faraoni, quelli più scalmanati che lo tifano. Non hanno badato a spese, hanno messo 2 maxi schermi proprio per due maxi schermi. Esatto, proprio per far sì che magari chi ha una posizione più sfortunata nel vedere il match si trova meglio. Come allo stadio nelle partite di calcio, diciamo. Sì, hanno riprodotto un pochettino in miniatura tutto, perché comunque il posto è grande, non so se rende in video, però il posto è abbastanza grande. Vabbè, questa è l'anteprima poi di quello che vedi effettivamente in TV, no? Gli addetti ai lavori stanno dietro le quinte, seguono comunque i match con interesse. Anche per sapere l'esito, per organizzare tutto. E pure la preparazione di Giovanni. Oh, ciao caro, tutto bene? Bene. C'è sempre il momento delle mani. Oh, ciao Giovanni. Sempre io. Italo non me lo più vedere ormai, gli compaio sempre. Mano sinistra già fatta, ora fa la mano destra. Ha fatto talmente tante mani Italo che si è dovuto mettere occhiali adesso. Prima non ce l'aveva. Fa pure i piedi però. Sì, allora mi prenoto.
Match di Simone, vedi, il naso sta a posto. Oh, Simone ne è arrivato per mezz'ora, oh. Mannaggia. Vabbè, tanto ne farei altri di match perché mo ricombatti subito. Non te perdi che passano 3-4 mesi. Via e ricombatti subito. Così parti, ormai sei partito e continua così. Sono molto più intelligente, molto più reattivo e sono contento. La zanzara, la stavo ammazzando, poi era brutto datte uno schiaffo, c'è un zanzarone così, prima gli dai uno schiaffo, l'importante è non l'appunto. Non so se che rottura le scatole con i guantoni a grattasse. Fino a 20 minuti prima puoi scherzare, mo devi prepararti, non devi fare né troppo poco, perché se carichi troppo adesso arrivi stanco sul ring o magari con una contrattura o qualcosa, se fai poco arrivi freddo e non riesci a fare niente. Se inizi a preparare pure il viso per far scivolare più i colpi con la vasellina, per evitare graffi, ne fai un paio di passate. L'ultima cosa che metto è il paradenti perché poi con quello fai più, c'è pure più difficoltà a respirare, perciò nel frattempo ti tieni libero. Adesso è arrivato il momento del match Mattia, l'avversario già è pronto, eccolo qua. Adesso entra l'avversario di Mattia, eccolo qua. Ecco che l'ingresso di Mattia, adesso c'è tutto il pubblico. Ecco l'ingresso ufficiale, negativo, guardate.
fa te, fallo te! Deciso! Fernando! Ok! Chiuso! Ok! C'hai! Muovi se mani! Vai, ad il minuto! E 2! Ale! Matti, devi scaricare ancora! Metti il palo! Ancora, rifallo! Rifallo, Matti! Ale! Bravo, va! C'è male? Questo lo c'era Dai. Va bene. Vince questo incontro ai punti. La prestazione di oggi non è stata eccellente, abbiamo di uno, i 2 anni da stessa tempo pugilissimo si sono fatti sentire, 3, anzi 2. Questo palazzetto mi ha portato i ricordi brutti. L'anno scorso mi sono sentito male qua e ho dovuto combattere con dei termini prima del tempo dentro. Terza cosa, questo ragazzo di 39 anni, ricordiamo che è l'età di De Carolis, nell'età dell'avversario che quello dell'ultimo match. Tanto che la Rodrigo ha usato della forte, quindi complimenti a te. Alla seconda difesa ho preso il colpo perché nel terzo e quarta non c'è capito cambio. Grazie. Ma anche rientrato nello spogliatoio perché voleva del match di Giovanni. Sì, perché un fratello sportivo. Cioè di solito uno va là, si lava, si Io devo fare il primo match da dilettante, mi sa, e lui doveva fare il debutto da professionista. Tosto questo, è partito subito. No, ma la seconda ripresa ho messo un colpo, ci ho messo 2 riprise ammortizzati. Vince questo incontro ai punti Giovanni. Famo riabbracciamo, se no poi ci abbracciamo mai. Mazza.
Non sei tanto pesante, si vede che stavi scarico. Hanno fatto fa dietro. Si vede che stava scarico. Era proprio leggero. Vabbè, ma Cicalone C'era un DJ set. abbiamo deciso che il nostro tatuatore mi sto per tatuare così, sono appena sceso dal ring. A freddo. Facciamo una cosa da folli perché so vascolarizzatissimo, quindi farà più male. Assolutamente, assolutamente. Farà tanto sangue. No, non farà più male perché sei pieno d'adrenalina. Quindi con i colpi li sentirei di meno. Ah, quindi dovrei sentirlo di meno con l'adrenalina. Quindi adesso ogni tatuaggio a fine di un incontro. A chi interessa io faccio disegni sui peli del petto, sono bravissimo. Cioè ti ho fatto proprio una nicchietta comunque degna. Cicalone e Pileggi sparring. Capisci? Cioè. Se stanno a prendere in giro, stanno a diate, di pila, ridono. Lui una mattonata sullo stomaco, ma dai. Praticamente Mattia ha deciso che ogni match che vincerà si farà un tatuaggio. Oggi è il primo tatuaggio di una lunga serie e si sta tatuando praticamente il mio nome, Cicalone. La lacrima sotto la Se tatuassi Cicalone ti voglio bene, per tutta la vita e per sempre. Eccoci. Poraccia, penso ogni volta quanto la faccio mettere in agitazione, stavolta più che mai perché non ho fatto un match pimpante, non stavo e quindi magari l'ho fatta agitare di più. Vabbè, ma tanto io non guardo, cioè, lo sai. Lo rivedrò domani, piano piano. Quindi dai raga, tu mi fai ciao a tutti, vai. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Se poi vuoi da un bacetto? No, bacetto no. Sì, bacetto. No, ma un bacetto. Wow. Ah, a me, io pensavo a loro, a me sì. Ah, pure a loro? No. Grandi.